Ammettiamolo, la maggior parte degli oggetti iniziali su Crimson Desert ci fanno sembrare o degli straccioni o fuori luogo per l'opulenza ridicola. Per non parlare delle poche opzioni di potere che abbiamo a disposizione. Ebbene, ben ritrovati, sono Tiranno Matto e ho scelto di non scegliere tra fashion e potenza, trasformando il mio Cliff nel boss che bisogna temere, con un'aura che va a capo grazie al suo potentissimo drip. Se volete anche voi scoprire gli elementi di questi due set a mia disposizione, questo video fa per voi, perché vi mostrerò dove trovare tutti gli oggetti ed aggiungerò anche qui e là qualche altro consiglio. E mi raccomando, restate fino alla fine del video perché vi darò più di una volta un assaggio della potente build che ho costruito. Ma bando alle ciance, nel rispetto del vostro tempo, dritto al sodo. Crimson Desert è un gioco gigante, ogni esperienza sarà differente e ci sono già 1000 guide su YouTube, su Reddit e sui forum per i primi banali oggetti a Hernand. Però se volete evitare di googlare e cercare, voglio fare una premessa. Consiglio la visione di questo mio video solo a chi vuole esattamente lo stesso set di armi ed armature che ho mostrato prima. Specifico che lo scudo è della Deluxe Edition, non è il migliore in circolazione, ma a me piace molto e dato che si parla di fashion oltre che di potenza, volevo sottolinearlo. Così come vorrei sottolinearvi che l'esplorazione non soltanto è personale su questo gioco, ma è anche accompagnata da delle meccaniche. Se non lo sapevate già, delle volte, scoprendo dei segreti, troveremo questi oggetti che, se consumati, ci riveleranno dei luoghi in mappa. È stato grazie a loro che ho scoperto tantissime grotte e anche boss fight che poi sono andato ad esplorare con un minimo di conoscenza di lore del mondo. Facendo ciò sono stato ricompensato, ma sono sicuro di essermi perso anche tanto altro loot. Ed è davvero cruciale avvisarvi del fatto che moltissimi di questi oggetti saranno di più facile accesso dopo il capitolo 5, alcuni dopo il capitolo 7. I primi oggetti della lista si trovano al capanno Stagliafango ad Hernand. Dietro un puzzle troveremo degli orecchini petalosi simpatici, ma soprattutto in un baule troveremo il pugnale del tesoro del Re Goblin. Alla grotta Morte Quieta, vicino alla Petrascola, dietro una cascata, troveremo una spada molto forte. Se non lo sapevate, per oltrepassare le cascate bisogna usare un affondo. La solitudine del sopravvissuto ha delle ottime statistiche di base dei buoni congegni. Attenti agli spoiler! All'inizio del capitolo 7 saremo nel meridione di Peilun e potremo avere a che fare con un tipo che ci darà una missione. Portatevi del cibo per contrastare il freddo e scalate questa spira. Alla fine della prima scalinata troveremo una lanterna da accendere. Attenti agli spettri, ci bombarderanno di ghiaccio congelandoci. Una volta accesa la lanterna potremo entrare all'interno della torre. E prima di salire e completare la missione, scendete nel sottoscala. Qui in un baule troveremo una sfera della rinascita e lo spadone angoscia gelida, che mi piace veramente tantissimo. Se volete potete continuare a fare la missione scalando la torre, accendendo altre 6 lanterne, ma vi avviso che è veramente ostico riuscire a scalare la torre senza morire. Preparatevi davvero tanto cibo e tanta pazienza perché finirete molto spesso congelati e bombardati. Però la ricompensa ne vale abbastanza la pena. Si tratta degli stivali del gelo maledetto con degli ottimi congegni da tenere da parte. Inoltre sbloccheremo pure l'ingresso a un'area dell'abisso, però non ve ne voglio parlare in questo video. Cronache del ghiaccio e del fuoco, diceva quello. Infatti passiamo a un altro set di oggetti che ci permette di fare le cose magiche che abbiamo visto all'inizio del video. Alle grotte dell'anello crepuscolare potremo oltrepassare la cascata più a est e trovare questi guanti devastanti all'interno di questo baule. Si tratta di guanti che permettono di scatenare palle di fuoco ad area tutte le volte che lanciamo un attacco con un elemento di fuoco. Si può applicare alle frecce infuocate, ma anche agli incantesimi. C'è anche una grotta con all'interno un boss
La ricompensa non ne vale tanto la pena, si tratta di un bastoncino inutile che non ha nulla di particolare, però se scalate questa parete, attenzione a non fare con il palmo come ho fatto io, aggrappatevi prima, fate girare il muro e ottenete un mantello che soprattutto all'inizio della partita può essere molto forte. E ora parliamo del drip vero e proprio, l'armatura completa divisa in diversi pezzi. Ci sono vari modi per ottenerli, partiamo da quelli più semplici, raggiungendo dei luoghi specifici, come questa grotta all'estremo ovest, oltre le montagne della Petrascola. Qui troveremo i guanti ombra fredda, mentre poco più a nord, oltrepassando montagne e un grande fiume, troveremo la grotta di Grinfia gelata, dove si celano, oltre una cascata, attenzione, quindi sempre fatela a fondo, gli stivali ombra fredda. Poco più a nord, lungo il fiume, troveremo in lontananza una torre di guardia e vicino ad essa possiamo trovare questo pertugino. Accendendo la lanterna troveremo all'interno l'armatura completa. Dalla parte opposta del fiume, rispetto a dove abbiamo recuperato l'armatura, si trova una grande altura e sulla cima di essa ci sono diverse rovine. Sul tetto di una di esse potremo utilizzare da accovacciati il nostro palmo per entrare e recuperare il mantello del set in questione. Adesso vi racconto un aneddoto divertente. Esplorando, molto prima di cercare e trovare questo set grazie alla conoscenza scovata, ero finito su questa montagna. Avevo trovato delle lanterne e mi ero detto ma sì, accendiamole. Parlavano dell'energia del re delle ombre e onestamente non mi aspettavo di essere bombardato come sono stato. Però non mi sono dato per vinto, ho voluto indagare, ho fatto bene, perché sulla cima di queste rovine è presente una delle boss fight più toste di tutto il gioco, proprio con suddetto figuro oscuro. È sconfiggendolo che otterremo tutto il set in una volta sola, comprensivo anche della corona. Però attenzione, non è una boss fight semplice. Non ve la spoilerò e vi dico che se volete andarci subito dovete portare tanta pazienza e provare a glitcharlo. Il set è veramente tamarrissimo e la corona ha un'abilità speciale che ci permette di congelare l'acqua di fronte a noi. È un po' macchinoso usarla e ha delle cariche, però è veramente bella, soprattutto se vi piace il grimdark come al sottoscritto. Esplorando come un matto sono appunto finito nel Crimson Desert e qui ho scovato un boss molto impegnativo, ma credo assolutamente fattibile una volta completato tutto il set ombra fredda e avendolo un pochino potenziato. È abbastanza difficile riuscire a prevedere le sue prese, ma memorizzato il moveset l'orco è abbattibile assolutamente. Ci ricompenserà con una collana anello dell'orco. Dato che siamo più o meno nell'area, oltre Demenis e sotto il grande deserto, dietro questa cascata si può trovare il mantello che va a sovrapporre qualsiasi elmo abbiamo a disposizione quando equipaggiato. È quello che trovate nella miniatura del video, un pochino da crociato oscuro, e secondo me è uno dei drip migliori e più funzionali fra tutti quelli che ho trovato. Sta a voi giudicare, ovviamente. Ma appunto non si parla solo di fashion, trattiamo anche il power up del nostro equipaggiamento. Che siano armi o d'armatura, infatti presso le streghe potremmo andare a rimuovere tutti i congegni peculiari di un oggetto appena scovato. Poi potremo unirli e metterli su altri oggetti, preservando così la skin del nostro drip. La nostra aura sarà intonsa infatti, e ovviamente in mezzo a tutte le opzioni potremmo anche decidere di raffinare le armi che preferiamo, che hanno il danno base maggiore rispetto a quelle che abbiamo trovato finora, e anche investire tante risorse per poi infine andare a tingere la nostra palette di colori preferita sul nostro set di armi ed armature. Siete curiosi di saperne di più sulla mia configurazione elementale?
Beh, allora lasciate qui sotto un commento con scritto Drip Build. Se ce ne saranno abbastanza, lavorerò subito al video a riguardo, dove vi spiegherò passo passo quello che ho fatto per ottenere la build capace di congelare e sciogliere tutti i nemici dinanzi a me. Vi avviso già che non è un percorso semplice per i deboli di cuore. Bisogna veramente investire tanto tempo e tanto impegno, sia nel combattere i nemici che avremo sul nostro cammino, sia nel risolvere enigmi e problemi, oltre che ovviamente farmare un sacco. Ma non preoccupatevi, che mi conosciate oppure no, sappiate bene che mi interessa essere preciso e spiegare passo passo ogni cosa che so, rispettando il vostro tempo e la vostra intelligenza. Bene, vi ho mostrato come trasformare Cliff in una macchina da guerra grimdark, molto stiloso e funzionante. Conoscevate già questi oggetti? Vi ho svelato qualcosa di nuovo? Oppure ancora, se volete svelare qualcosa o far vedere le vostre scelte estetiche, condividete uno screenshot qui nella mia community. Sono sicuro che ci sono molti altri modi per fare aura farming su Crimson Desert e non vedo l'ora di vederli. Intanto grazie per aver cliccato sul teschio del tiranno ed essere arrivati fino alla fine. Anche oggi questo è quanto. Alla prossima in quel di Pywell.